iniziare la trasmissione, iniziare, stai trasmettendo dal vivo. Ecco, cari amiche ed amici, il vostro amico Santen Chan sta trasmettendo dal vivo in questo secondo canale. Perché secondo canale? Perché era tanto tempo che non lo facevo, e poi perché non voglio saturare il mio primo canale di video. Infatti se ne trasmetto più di uno la settimana vedo che la audience cala. Allora più o meno gli metto il video al video questo titolo, non per copiare o fare concorrenza a Giuseppe Flaco Montefiore, ma per supportarlo. Poi vi ricordo che se voi mettete l'hashtag Santenchan, che succede nel titolo dei vostri video e nei vostri, nella descrizione dei vostri video, l'hashtag che adesso vi lascio qua se riesco a copiarlo. Succede che a me mi seguono in molte persone nel mio canale principale Santenchan e poi in molte reti sociali. Ecco qua nella chat vi ho lasciato nella chat, e quindi voglio dire, avrete la possibilità in questo modo di avere molte persone a seguirvi, perché molti vanno a guardare l'hashtag Santenchan. Io faccio i video apposta per collaborare. Adesso devo mettere tutti i dati, la data, licenza, vedi, cambio licenza Creative Commons Attribution, persone, blog, distribuzione ovunque, consenti la riproduzione della chat una volta che il video è terminato. Ebbene sì, ecco qua. Come lo lascio in descrizione, purché menzionate il nome di questo canale ed il suo link, siete liberi di riutilizzare questo ed altri video caricati in Common Creative Attribution, riutilizzo consentito dall'autore, che sono io. Vabbè, e poi ho messo anche la robla del mio canale principale, ma adesso non riesco a editare tutti i dettagli. Adesso del vivo mi sta seguendo nessuno. Allegria. Allora che dire, per domani negli Stati Uniti si sta aspettando il patatrack che avevi detto prima. Io ho visto che quando facevo 3 o 4 live o 3 o 4 video a settimana aveva poche visualizzazioni, addirittura mi arrivano a 1000 visualizzazioni a video se io ne faccio uscire uno al mese o uno ogni 2 settimane, dipende. Domani è 20 gennaio 2021 e che succederà? Va bene che fra 7 giorni, il 26 gennaio, sarà il mio compleanno, compierò 52 anni perché sono nato il 26 gennaio 1969, ma non è quel che può fregare a voi e neanche ciò che frega a molti nordamericani. Domani 20 gennaio, giovedì 20 gennaio 2021,
no, domani sarà mercoledì. Ah, giusto. E poi come ho chiamato questa live? Ah, non gli ho messo il giorno della settimana. Domani io pensavo che oggi era mercoledì, e invece è domani mercoledì. Beh, allora, che succederà domani? Mercoledì 20 gennaio 2021, che il mio compleanno invece sarà tra una settimana, cioè martedì 26 gennaio 2021, ma non c'entra niente. Domani succede che finalmente viene l'assunzione di Biden, e se già hanno fatto un patatrac con quell'estremista che non si capisce che estremista era, perché lo hanno incarcerato e lui ha detto che si rifiuta di mangiare cibo che non sia organico, che io non so che cibo è, ma uno vestito da sciamano con la pelle del bisonte che mangia solo organico. Poi la madre ha chiamato alla carcere e ha detto: se non gli date da mangiare il cibo che lui è abituato a mangiare, può morire se mangia qualcos'altro, che ne so, il fast food. Se già è successo quello il giorno in cui è stato proclamato ufficialmente come vincitore Biden e come sconfitto Trump, che può succedere domani? Che i servizi segreti, la polizia, che possono leggere dal satellite i titoli del giornale, o addirittura la scritta piccolina di un giornale, la targa di un'automobile, non sono riusciti a fermare una folla autoconvocata nei social media, che dicono controllati dai servizi segreti, e che si dirigeva a piena luce del giorno al Campidoglio, sfilando per le strade. C'erano molte più persone che sono rimaste fuori di quelle che sono entrate, e i servizi segreti non hanno potuto prevedere nulla. Io ho dei dubbi che o non sapessero qualcosa, oppure veramente tanto servizi non sono di servizi, e anche noti, non segreti, perché insomma, come si fanno a sfuggire queste notizie qua? Vedremo, forse farò uno speciale sul mio canale principale Sant'Enciano, forse su qualche altro mio canale, perché non voglio saturare il mio canale principale. Nel frattempo sto leggendo, io leggo sempre, la storia del karate, un bel librino, un bel librino di tutta la storia e l'evoluzione del karate. Poi volevo fare anche un video su Rainish, sui suoi insegnamenti. E poi c'è il mio cane che abbaia perché c'è casino in strada a quest'ora, 23:16. E io mi domando, parafrasando una canzone di David Bowie: this is not America. Cioè sono andati a favorire la primavera araba, volevano defenestrare Bashar al-Assad e non ci sono riusciti, perché si tramandavano il potere generazionalmente in Siria. Sono contro la dittatura dei Kim, che è già la terza generazione che governa. Erano contro Hugo Chavez da Fria in Venezuela, e adesso contro Maduro, che non se ne vogliono andare dal governo. Chavez è morto nel governo, e Hugo da Frias fa di tutto per truccare le elezioni.
e si può accettare che loro siano dei dittatori. Ma Trump come si è comportato? Una volta ogni tanto anche la superpotenza ha dimostrato di avere delle super debolezze. Comunque tutto il mondo si è scordato che Bill Clinton ha bombardato Baghdad City in Iraq più volte che Bush padre e Bush Junior insieme. Forse molti di voi non hanno vissuto quel momento. Negli anni 90 forse non eravate nati, o forse nel 2000 con la guerra che c'è stata nel Golfo nel 2000, dopo l'attentato del 2001, dico, alle Torri Gemelle, che hanno invaso Iraq, lo hanno destabilizzato, poi è arrivato Al Qaeda, l'ISIS e tutto il casino. Forse molti di voi nel 2011 avevano 11 anni e gli sto ricordando cose vecchie. Ma finché tutte queste cose le hanno fatto gli Stati Uniti, vabbè, andavano a riportare la democrazia. Adesso, se succedono incidenti nel Campidoglio, e speriamo di no, e se succedono cose più gravi in tutti gli Stati Uniti di quelle che già sono successe in tutti gli Stati Uniti, sono morte 5 persone, centinaia di feriti in manifestazioni in tutti i Campidoglio degli Stati Uniti, non solo quello di Washington DC. Chi è che va a riportare la pace e la democrazia e la stabilità negli Stati Uniti? E come farlo? Con portaerei, con missili, con bombardamenti, con embarghi commerciali come fanno loro? Non credo. Non credo, perché loro possono permettersi di ordinare a tutto il mondo embarghi contro Russia, perché non ci sarebbero delle elezioni chiare e perché avvelenano gli oppositori di Putin e di Medvedev, o embarghi alla Bielorussia, o embarghi di qua e di là alla Turchia. Insomma, tutti i paesi canaglia che ha denunciato Bush Junior prima dell'attentato alle Torri Gemelle, che ci sarebbe stata una guerra che sarebbe durata più di 20 anni, all'asse del male, cioè l'asse conformato dai paesi malvagi che sarebbero stati Libia, Somalia, Iraq, Iran, Palestina, Cina, Corea del Nord e quant'altri, Russia, Pakistan, erano tutti colpevoli di fare quello che adesso stanno facendo gli Stati Uniti, un'opposizione antidemocratica al risultato delle elezioni, perché che ti piacciono, ha vinto Biden, ed è stato in questo più signore George Walker Bush senior, quando ha riconosciuto a Bill Clinton e si è complimentato con lui, la vittoria, o Al Gore, che si sapeva che c'era stato un broglio, magari frutto della confusione di più di 5.000 schede elettorali, e comunque si è complimentato con Bush Junior per la sua ricandidatura, perché negli Stati Uniti conviene, a parte che hanno un vecchio sistema elettorale che con quello degli elettori, grandi elettori, andrebbe riformato, ma negli Stati Uniti non puoi governare se c'hai una risicata maggioranza, un po' come in Italia. Allora di solito i presidenti preferiscono perdere piuttosto che fare ricorso e che gli vengano riconosciuti 5.000, 10.000, 50.000 voti, che magari gli danno solo un seggio in più nel Senato, cioè la Camera Alta, e un seggio in più nella Camera dei Deputati, nel Parlamento, perché in questo modo avrebbero sempre una posizione permanente di tutti quanti gli altri e magari anche di qualcuno dei loro, un'opposizione interna. Io prevedo che molti di voi si capaciteranno di questa live non subito. Allora io vorrei vedere se posso mettere questa live, dove la metto, dove la metto, almeno la metto nella
speriamo di sì. Ecco qua, era da 2 settimane pubblicavo un video su questo canale, e allora guarda caso adesso ci riesco. Ah ah ah. Però stanno così le cose, vi rendete conto? La più grande democrazia del mondo, come loro si fanno chiamare, perché io non so se è a ragione o a torto o a cosa, però la più grande democrazia del mondo, che ha bisogno di queste, fare queste sceneggiate, queste cose che non si riescono a capire. Adesso io sotto la live, sì, ma io voglio temporeggiare con questa live. Bello la parola temporeggiare. E, e niente, vediamo un po'. Qua vi lascio nel caso in cui vi interessi. Io poi ho ricevuto dei messaggi dicendomi: ti insegno come aumentare il numero degli iscritti in Telegram, però la persona interessata poi non mi ha detto come trovarlo su Telegram, e allora rimane un mistero. Vediamo, perché mi sembra che mi si è bloccata. Ah no, la live funziona. Non riesco a trovare, non riesco a trovare dei contenitori che ho perso, dove c'avevo dei rosari buddisti. Peccato, perché me ne ero affezionato, li avevo qua, poi ho detto no, li levo. Vediamo un po', che si mi è inceppata un po' la pagina. E niente, ho fatto questa live che dura da più della live che ho fatto ieri, ma vediamo un po'. Tube Studio, e apri in un'altra finestra. Ogni tanto ascolterete dei mozziconi di video, perché c'ho la connessione instabile. Oggi ho la connessione instabile, per quello che a me piace. Ascolterete dei mozziconi di video, perché c'ho la connessione instabile. Oggi ho la connessione instabile, per quello che a me piace pubblicare video. Mostruosa, mostruosa. Quante ore ho per la monetizzazione in questo canale che voi state guardando? 27 ore contro le 2670 del mio canale principale. Ho 78 iscritti. Allora, la mia ultima live, il mio ultimo video l'hanno visto qua 13 volte. È un video di, diciamo, ho salvato un episodio di Sprecher, è un radioprogramma in pratica. Poi in video corto 14 volte. La mia ultima live è stata il 16 dicembre 2020, l'hanno vista 60 volte. La mia penultima live in questo stesso canale è del 13 dicembre, l'anno 13 dicembre 2017, e l'hanno vista 23 volte. La mia terzultima live è del 28 ottobre 2017 e l'hanno vista 89 volte. Guardate, cercate in questo canale live e troverete delle cose molto ma molto interessanti, almeno così penso io, che non ho nessun interesse in ingannarvi. Ma
se nessuno si unirà a questa live, cosa molto probabile, perché ieri si sono unite 4 o 5 persone in tutto alla live che ho fatto dal mio canale principale. E invece da questo canale eh, non si unisce nessuno, perché con 78 iscritti le probabilità di trovare online qualcuno sono molto scarse. Io mi domando se è entrato qualcuno in camera mia e mi ha fregato i rosari buddisti che io avevo degli astucci di stoffa. Non è la prima volta che delle persone che vengono a fare del mantenimento nella casa mi derubano, però sarebbe molto triste, anche perché non hanno un valore materiale le cose che mi mancano. Non so se dire che hanno un valore spirituale. Certo, hanno un qualche valore, le ho pagate, ma dire proprio che abbiano un valore, insomma, se le vado a vendere o le vado a comprare, non è che fa la differenza. Ma lo stesso uno ci resta male quando vede che gli spariscono cose che per lui avevano una certa importanza. E così poi vi farò sapere se le trovo queste cose. Ma erano dei rosari buddisti. No, è che io li ho messi in un luogo dove di solito non vado mai a metterle, in un mobile. Ecco qua, li ho trovati. Questo è dell'incenso che ho comprato a Miami in una riserva indiana degli indiani del Nord America. Sono dei rettangoli, dei prismi. Ancora dopo 30 anni hanno l'odore del legno, dell'incenso, della resina delle piante. Incenso naturale fatto con legno e resine di pini, delle loro montagne sacre. Questi sono gli Ezio della Kimbanda o Kimbanda, dipende da come si pronuncia, adesso per me è uguale.
Etsu, questo non è della Kimbanda ma è San la Morte. Questo è un orisha, non è della Kimbanda ma è della Umbanda. Questo è della Umbanda ed è Ianza. Questo è cattolico, San Cipriano, che non cede alle tentazioni dei diavoli. Questo è San Giorgio, che difende contro il drago, i maligni, Satana. Questa è Pomba Gira, che è della Kimbanda. E questo è Trancaruas, che è della Kimbanda. E questo è Etsu, che già ve l'ho fatto vedere prima, che è della Kimbanda. E queste sono le guide, queste sono le guide. Queste sono le guide della santeria. eh, bianco, nero, rosso, come si vede più o meno lì, bianco, nero, rosso, quella per voi alla sinistra e di San Cipriano. Quella nel centro è di San Giorgio, che c'ha anche i colori della bandiera italiana, verde. Adesso si vede al contrario. Come vedete, se messi così sembra che nero, bianco, rosso di San Cipriano come i colori del secondo Reich tedesco, del secondo regno. San Giorgio c'è i colori della bandiera italiana, verde, bianco, rosso, e Pomba Gira, ma anche gli Etsu in generale della Kimbanda sono rosso neri o nero rosso. Mi sembra rosso nero per Pomba Gira, che è l'Etsu femminile, lo spirito femminile disincarnato, e invece nero e rosso per Etsu o per Trancaruas, soprattutto per Trancaruas. San la Muerte, San la Morte, bianco, tutto bianco oppure tutto nero. Adesso è veramente tardi, sto facendo in pratica questa live per il gusto di farla, perché è una live inutile, eh, visto che non avrà molto pubblico, ma la faccio per intrattenere quelle poche persone che mi seguono in questo canale e dirgli di